Abbiamo già provato insieme la nuova Honda Civic di 11ª generazione, è arrivato il momento di focalizzarci su quella che è la sua tecnologia di bordo, quindi infotainment, strumentazione, ADAS e quant'altro. Scopriamolo subito. Prima di iniziare voglio mostrarvi innanzitutto il layout. Abbiamo uno schermo sospeso, un tablet touchscreen, con un touch che risponde veramente bene, da 10,25 pollici, pulsante home, pulsante per tornare indietro, volume per l'impianto audio e anche per metterlo in muto, avanti e dietro con le frequenze. Sotto abbiamo semplicemente i controlli relativi al clima automatico bizona, con questi controlli belli gripposi. Sotto ancora abbiamo la piattaforma di ricarica wireless che si accende tenendo premuto, come vedete. La spegniamo per non surriscaldare il telefono se non lo vogliamo caricare in questa modalità. Due prese USB, una per collegarsi al sistema, l'altra solo di ricarica, e anche una 12 volt. Ma appunto focalizziamoci per ora su questo sistema infotainment. Siamo già nella home, il layout prevede in alto la sorgente audio e possiamo cambiarla FM, AM, audio Bluetooth, DAB, USB o smartphone. Il Bluetooth attualmente siamo con il mio telefono collegato, ma torniamo sulla radio. Abbassiamo il volume, su abbiamo il nome della sorgente, in questo caso radio FM, il nome della stazione con anche il livello del volume, altre informazioni relative al Bluetooth, alla connettività della vettura, a quanto prende effettivamente la banda del telefono e l'orario, orario cliccabile, ci permette di andare a visualizzare l'orologio e anche raggiungere le impostazioni che vedremo però più in là. In basso invece le shortcut per le funzionalità più importanti: navigazione, telefono, la radio FM, l'audio Bluetooth, la radio DAB e i flussi di potenza. Vediamo i flussi di potenza per esempio. Attualmente abbiamo dei consumi medi di 4,9 litri su 100 km e un range fino al prossimo rifornimento di 173 km, ma torniamo nella home e andiamo per ordine. Clicchiamo su tutte le app, abbiamo una lista completa di ciò che possiamo visualizzare, torniamo indietro, navigazione. In navigazione appunto abbiamo dove ci troviamo, quindi la posizione esatta della vettura, più e meno, ma anche con il pinch to zoom possiamo andare un po' a zoomare dentro o fuori, ma io preferisco, perché risponde sempre meglio, la freccetta, anzi il più e il meno, mentre premendo questo pulsante possiamo andare a modificare la visuale in 2D con il nord fissato in alto o la posizione della vettura, mentre se zoomiamo, siamo arrivati al limite, possiamo modificare la visuale con un volo d'uccello, invece che semplicemente con una visuale zenitale. Cosa abbiamo? Allora, possiamo scegliere un punto, andare a cercare con un tastierino alfanumerico l'indirizzo, oppure andare a casa alle stazioni di servizio, destinazioni recenti, luoghi salvati o anche su altro i punti di interesse. Possiamo tornare sulla mappa, anzi andare a vedere le impostazioni della mappa, scusate, con la posizione attuale, oppure qui vicino, vicino alla destinazione, vicino al punto di riferimento, lungo il tragitto, oppure seleziona proprio sulla mappa. Qui ci troviamo in una strada senza nome, possiamo andare alle opzioni proprio della mappa, con le icone del traffico on o off, o ancora il flusso del traffico, il tema del colore auto giornaliero o notturno, i punti di interesse che abbiamo visto poco fa, secondo le categorie, il tracciamento degli spostamenti, la registrazione degli spostamenti off, solo fuori strada on, elimina traccia degli spostamenti. Torniamo indietro, le opzioni del tragitto per deviazioni, panoramica, demo del tragitto, le preferenze del tragitto se vogliamo farlo con autostrade, pedaggi, traghetti o traghetti ferroviari, oltre a strade non asfaltate, tunnel, ZTL o bolli. Cos'altro abbiamo? Anche l'elenco delle destinazioni, la deviazione per il traffico attivata e il metodo di calcolo del percorso, secondo un percorso più veloce, più breve o consigliato. Oltre a questo le opzioni della guida, quindi l'orario di arrivo o il tempo residuo, o ancora il tragitto predittivo, elimina l'apprendimento dalla cronologia, lo zoom automatico, il pop-up per l'assistente in manovra, la lingua della guida vocale, che può essere in inglese, ma noi la mettiamo magari in italiano, se magari chi guiderà quest'auto dopo di noi la vorrà in italiano, l'elenco delle manovre. Tutorial, abbiamo un tutorial, quindi questi nostri video sono sempre più inutili purtroppo. Gestisci luoghi, aree da evitare, casa, luoghi salvati, destinazioni recenti, luoghi scaricati. Aggiornamento mappe, regione di partenza, selezionare aggiornamento regione, aggiornamento mappe completo e quant'altro. E infine le impostazioni, regola la posizione del veicolo, ok, oltre a questo ripristina le impostazioni predefinite, i servizi online e le informazioni sulla licenza del software.
Torniamo indietro, ancora una volta, ci ritroviamo quindi qui sulla navigazione, qui abbiamo l'icona con le informazioni relative al traffico, ma torniamo nella home, andiamo a telefono. Beh, adesso il mio telefono è collegato, quindi vi mostro l'aspetto, ma non vi mostrerò come collegarlo, perché iscrivendovi al nostro canale e cliccando sul campanello, domani riceverete la notifica su come andare a fare effettivamente il collegamento Bluetooth alla Honda Civic con il vostro smartphone in un tutorial breve e veloce. Ma appunto qui abbiamo le chiamate recenti, i contatti preferiti, i contatti, la tastiera, qui c'è la tastiera alfanumerica e con questo possiamo cancellare, aggiungere un contatto ai preferiti ed effettivamente chiamare. Impostazioni, qui ci sono le impostazioni con la suoneria, il trasferimento automatico delle chiamate, la sincronizzazione automatica del telefono, oppure cambia dispositivi. FM, abbiamo la radio con il nome della stazione, il genere, varie, il nome dei conduttori e del programma, le varie radio preferite, torniamo indietro, abbiamo 3 pagine per quanto riguarda i preferiti, abbiamo i 3 pallini per le 3 pagine, con il più tenendo premuto possiamo mettere un'altra in preferiti, il cerca andiamo avanti e indietro con le stazioni, come vedete. In tune possiamo andare a sintonizzarci sulle singole frequenze con il tastierino numerico, scansionare le stazioni disponibili e andare appunto ad una lista delle stazioni. Guardate un po' quali sono. Torniamo indietro. Anzi, restando sempre su FM, andiamo alle impostazioni, le informazioni sul traffico disattivate, la F attivo, la regione e anche i notiziari che in questo caso sono stati disattivati. Impostazioni del suono ci permettono di regolare bassi, medi o acuti, da -6 a +6, il bilanciamento e la risolvenza all'interno dell'abitacolo e la compensazione del volume in base alla velocità. Cos'altro? Abbiamo in audio sorgente, abbiamo già visto, DAB, FM e quant'altro. Torniamo indietro, audio Bluetooth appunto è ciò che abbiamo collegato, ma spegniamo il Club Dogo, andiamo avanti e indietro con le tracce, possiamo avere la riproduzione casuale e anche un mix, come vediamo, con questo pulsante. Possiamo cambiare dispositivo, torniamo indietro, o ancora una volta andare alle impostazioni del suono direttamente da questa finestra. Torniamo nella home, connessione con lo smartphone no, non la vedremo adesso, informazioni del traffico attivate, il flusso di potenza l'abbiamo visto poco fa, impostazioni generali, impostazioni di sistema, abbiamo data e ora, con impostazioni di data e ora automatiche oppure manuali, il fuso orario, attualmente quello standard dell'Europa centrale, anzi in realtà noi siamo automaticamente settati su quel fuso orario in base al GPS, l'ora legale automatica, il formato data giorno, mese o anno, o ancora mese, giorno, anno, mese, giorno, a seconda di dove vi troviate e come siete abituati, il formato dell'ora, 12 o 24 ore, poi abbiamo la lingua, ce ne sono tante per la strumentazione per il display centrale, torniamo indietro, la sensibilità del pannello a sfioramento alta o normale, noi la vogliamo alta a questo punto perché non abbiamo tipo un force touch come sui telefoni, ma semplicemente un touchscreen che non ci dà un feedback aptico, volumi di sistema, i suoni di sistema, magari li togliamo proprio, sintesi vocale, guida del sistema di navigazione e chiamate telefoniche. Il volume di sistema ve lo consiglio se volete essere sicuri di aver cliccato mentre siete alla guida, cosa che io vi sconsiglio di fare. Settate il vostro infotainment, la vostra radio, i vostri dispositivi sempre a macchina ferma, mi raccomando. Impostazione della condivisione di dati attiva, oltre a questo il rifornimento consigliato attivo, le informazioni, quindi stato di questo sistema, infotainment delle sue configurazioni come ad esempio wifi, numero del modello, versione Android perché la base è appunto Android e quant'altro. Andiamo a connessione smartphone, Apple CarPlay o Android Auto, che è anche wireless, connessioni wifi o Bluetooth. Poi abbiamo le impostazioni del display, una luminosità più tenue o più luminosa, un contrasto minore o maggiore e anche un livello del nero. Questo è per il giorno e questo è per la notte, ma noi andiamo di nuovo su giorno. Torniamo indietro, quindi per quanto riguarda il sistema l'abbiamo visto all'inizio, siamo arrivati alla fine, display l'abbiamo appena visto, il suono l'abbiamo già visto, telecamera. Ora, ne approfitto per mostrarvi un po', abbiamo linea guida fissa e dinamica, per mostrarvi mettendo la retro proprio la definizione di questa retrocamera, con 3 visualizzazioni diverse, una più zoomata sul pavimento, una classica e una a fisheye che ci mostra tutto intorno. Abbiamo anche la finestra con i sensori di parcheggio,
possiamo spegnerli o accenderli e verificare anche le auto che sopraggiungono o ostacoli che sopraggiungono. Con questo pulsante possiamo andare a regolare la luminosità secondo la modalità giorno o notte e anche in manuale, e display off, in questo caso ma noi lo vogliamo in on. Torniamo indietro, anzi mettiamo in park la vettura, torniamo indietro, abbiamo il traffico circostante attivo, un sistema utilissimo quando usciamo da un parcheggio e sopraggiungono delle vetture. Comando vocale, modalità del comando vocale ce l'abbiamo normale o assistita. Quindi queste erano le impostazioni generali. Abbiamo le impostazioni del veicolo. Quali sono? Ce ne sono diverse. Sistema controllo della pressione pneumatici, possiamo calibrarlo o meno. Le impostazioni dei sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, quindi una segnalazione della distanza del veicolo che ci precede su 3 livelli. L'ACC, quindi il cruise control attivo con un avviso acustico. Impostazione per la riduzione del rischio dell'allontanamento dalla corsia, quindi anticipato, normale o ritardato. L'allarme del sistema di mantenimento di corsia on-off. Le informazioni sul rilevamento di veicoli nell'angolo cieco, nella zona d'ombra, solo visivo o acustico e visivo. Visualizzazione del sistema di riconoscimento della segnaletica stradale sullo schermo oppure nulla. E poi il limite di velocità riconosciuto e il monitoraggio dell'attenzione del conducente con un allarme tattile acustico o solo tattile. Oltre a questo le impostazioni del quadro strumenti ci danno messaggi di allerta on-off, regolare il display della temperatura esterna, azzeramento viaggio A, B, controllo volume dei segnali acustici su 2 livelli, anzi su 3 livelli, scusate, suono di avviso della retromarcia inserita su on, la retroilluminazione dell'efficienza energetica, la guida, il display con le direzioni del percorso in base al navigatore, l'unità di misura della velocità in chilometri orari o miglia orarie, e il promemoria dei sedili posteriori, sempre, mi raccomando, attivato, sia soprattutto se avete figli, bambini o animali domestici, sia anche può essere utile se state lasciando qualche bagaglio pesante sui sedili posteriori e non vi va di lasciarlo in bella vista. Poi, impostazione di accesso senza chiavi, apriamo tutte le porte oppure solamente il guidatore, e lampeggio per l'accesso senza chiavi, quindi delle 4 frecce. Impostazione luci, abbagliamenti automatici assolutamente on, l'attenuazione delle luci interne a 30 secondi, la temporizzazione dello spegnimento automatico 15 secondi e anche l'integrazione di fari e teggicristalli. Impostazioni di porte e finestrini, abbiamo con lo sblocco chiave telecomando tutte le porte, avviso con la chiusura senza chiave on, chiusura automatica dello specchietto retrovisore on e anche a distanza per quanto riguarda la chiusura dei finestrini. Poi, Predictive Eco Assist, attiva e disattiva il sistema che praticamente contribuisce al risparmio di carburante ottimizzando lo stato di carica della batteria in base alle condizioni stradali e il traffico, molto utile. Impostazioni individual, possiamo modificare la trasmissione in eco, normal o sport o anche lo sterzo in normale o sportivo, veramente ottimo, soprattutto per il piacere di guida. Promemoria del controllo del livello olio motore, quando facciamo il cambio olio lo andiamo a resettare, e anche le informazioni sulla manutenzione, qui tra 220 giorni. Oltre a questo abbiamo il computer di viaggio con il trip, con tutte le informazioni, l'autonomia, il viaggio A e il viaggio B. Oltre a questo abbiamo USB, quindi l'accesso tramite USB ma non c'è nulla di connesso, radio AM, radio DAB, aggiornamenti del sistema che attualmente non facciamo, il wifi hotspot, non è connesso a nessun dispositivo all'hotspot della vettura, l'orologio, quello che abbiamo visto prima, con le sue impostazioni, date e ora o l'aspetto dell'orologio, guardate ce ne sono diversi, ci sono ben 2 pagine per regolarlo, molto interessante. La modalità della visualizzazione giorno-notte, i messaggi, ma attualmente non ce ne dovrebbero essere, infatti, anzi non abbiamo fatto un'autenticazione, e infine il manuale utente. Però se questo era l'infotainment con le shortcut per navigazione, telefono, FM, audio Bluetooth, radio DAB e flusso di potenza, adesso scopriamo ciò che c'è davanti agli occhi di chi guida. Infatti sul volante abbiamo diversi pulsanti. Per quanto riguarda il lato sinistro della razza sinistra abbiamo avanti e indietro per la radio e i media, ma abbiamo anche la freccetta per il volume, per scorrere degli elementi che vedremo ora, poi la home page e il comando vocale. Sulla destra abbiamo cancel oppure resume e set per quanto riguarda il cruise e il limitatore di velocità con lo specifico pulsante, la distanza dal veicolo che ci precede e anche il mantenimento di corsia. Tutto ciò lo si può attivare e disattivare sullo schermo premendo anche
questo pulsante, quindi con il pulsante in basso, questo qui, per andare un po' a regolare quelli che sono gli ADAS. Ma quali sono le visualizzazioni di questo sistema che attualmente è in configurazione mista con il tachimetro analogico sulla destra e tutto il resto sulla sinistra? Beh, premendo il pulsante Home, come vedete è cambiata la visualizzazione, andiamo un po' a visionare con le freccette autonomia carburante, velocità e tempo e quant'altro, ma appunto partiamo da autonomia carburante, che è questa qui. Con il rotore possiamo andare su trip A o trip B e azzerarlo, torniamo sulla home, andiamo su velocità e tempo, quindi attualmente siamo in marcia da 1 ora e 58 minuti, 47 km percorsi, una velocità media di 24 km orari per il trip A ovviamente. In audio abbiamo la visualizzazione radio DAB, FM e tutte le sorgenti che abbiamo trovato all'inizio, torniamo però sulla DAB. Nella home page abbiamo anche telefono, ma attualmente non ne abbiamo uno collegato, navigazione con le informazioni. Adesso attualmente abbiamo una bussola con il nome della strada, possiamo andare a casa direttamente dal volante senza usare l'infotainment, veramente molto utile. Attualmente, tra l'altro, non so se avete visto, si è spento il motore termico, si è riaccesa la modalità elettrica e siamo in EV. Con questa visualizzazione charge fin qui e poi l'utilizzo dallo 0 al 100% per quanto riguarda la fase di power. Al centro la visualizzazione della modalità di guida che dopo vi faccio vedere, ma continuiamo con la visualizzazione. Allarme velocità, attualmente è disattivato ma lo possiamo attivare. Oltre a questo il sistema di attenzione del conducente, ma siamo fermi. Cinture di sicurezza, attualmente è fuori solo la mia, ma siamo fermi, è in park. Manutenzione, ciò che abbiamo visto prima. Supporto di sicurezza, abbiamo un po' il sistema con tutti gli ADAS che possiamo regolare da questo punto, cioè abbiamo il mantenimento di corsia, informazioni sui punti ciechi e anche la frenata automatica di emergenza. Qui non abbiamo nessun contenuto, possiamo modificare da miglia a chilometri, ma lasciamo così. Personalizzare il display, con queste informazioni qui sono praticamente tutte attive, come vedete. Le informazioni, nessuna informazione è disponibile attualmente, quindi informazioni random. Flusso di potenza è questo qui che vediamo, ma come promesso, prima di concludere il video, vi mostro anche come cambia tutto il sistema andando a modificare da questo pulsante qui i drive mode. Attualmente siamo in Sport, possiamo mettere in Normal, in Econ o ancora, risalendo, Individual, con anche il pulsante per andare a personalizzare la modalità individuale. Beh, una strumentazione veramente completa, come completa la tecnologia di bordo di questa vettura. Vi chiediamo di farci sapere qui sotto nei commenti se avete domande, curiosità o suggerimenti. Oltre a questo iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello per non perdervi tutti i nostri prossimi contenuti. Lasciateci un like se questo video vi è piaciuto o vi è tornato utile. E oltre a questo seguiteci su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente e anche sul nostro sito web se vi va, leggendo gli articoli completi, digitando semplicemente wedrive.tv.